Sometimes, to understand your present, you have to go back to your past. And this time, things will be different. Pensavate fosse Lara Croft? Ma ero io, Jack Leone Max! E ora vedremo il palinsesto del 2026, quei primi giochi portati nell'anno. Ma prima, sigla! Tra Caline e Opoia, sorprese in arrivo, uniti senza noia. Jack and Joe e Max, Oh boia! vediamo insieme, la forza è piena. Visto? Ha perso la testa per me! Di speranza, Boia! di Ma non dare l'ho ci fatto a stati in una sfondare. stanza. 4 su 5, infallibile, no, me la aspettavo. Sono stato io. Oh oh oh, buone feste! E ora siamo pronti a parlare del prossimo anno e di quello che ci attende nei primi mesi. Ovviamente può essere che tarderò un po', ci proviamo a far tutto in 6 mesi, ma non è importante quando, l'importante è farlo. E allora, iniziamo con le parole chiave dell'anno, poi vi prometto che ci saranno i trailer, quando trattiamo i giochi ci saranno un po' di trailer, quindi mentre sentite parlare me ci sarà qualche video che scorre. Allora partiamo con le parole chiave dell'anno. La parola è avventura. Il 2026 sarà un anno di viaggi, tanti mondi nuovi, tante avventure e non sappiamo cosa ci aspetta. Non sappiamo cosa ci aspetta. Avventura è l'esplorazione, quindi ci porterà verso nuove conquiste e scoprire ogni serie un universo diverso. Quindi insomma sarà molto molto piacevole e preparatevi che è tempo di esplorare. Narrativa, la seconda parola chiave. Sapete, questo è un motto del mio canale, c'è sempre la narrativa, c'è sempre al centro di questo palinsesto la narrativa con le storie che parlano di persone, di scelte, di conseguenze, di emozioni che si sviluppano, positive e negative, non importa, e soprattutto un modo per riflettere e vedere l'evoluzione anche all'interno di un gioco. Ci sarà appunto, visto che sarà un cuore pulsante del canale, sarà sicuramente un racconto dopo l'altro, quindi veramente non perdetevi questo anno nuovo che ci attende. Abbiamo detto avventura, narrativa, azione, la terza parola chiave, questa so che vi piace, e ovviamente ci saranno il ritmo, l'adrenalina, i momenti epici, gli inseguimenti, i colpi di scena, oh ragazzi, tutto quello che piace. Ah, se c'era qua Michael Bay avrei detto bello, ma ci vuole qualche esplosione in più. Scusate, è una battuta stupida da amante del cinema. Allora, comunque, situazioni che cambiano, sfide improvvise, tutto può succedere con l'azione, tutto può succedere. E quindi, insomma, ci sarà un po' di racconto, un po' di spettacolo e ovviamente tanta azione. Poi abbiamo un'altra parola chiave fondamentale che è emozione. Emozione perché ci sono dei giochi, questo è un indizio su alcuni giochi che ci sono, nel palinsesto, vi prometto che ci sono i trailer dopo questo discorso. E insomma abbiamo molte emozioni che vedremo affrontate. State vedendo me che gioco su The Last of Us Parte 2 e sapete che emozioni forti sono sempre presenti nella struttura narrativa e insomma tante emozioni da esplorare, tante emozioni da scoprire e vedere come vengono implementate in un gioco. E le emozioni non sono solo la gioia e la tristezza, ci sono anche la malinconia, l'empatia, la sorpresa e altre, chissà quante altre che non mi vengono in mente adesso. Insomma, ciò che trasforma un gameplay in un'esperienza di vita. E quindi, insomma, è qualcosa che ti rimane dentro, fa sentire la storia più umana, più vicina a noi. E poi io lo vedo come un grande filo invisibile che unisce tutto. Insomma, è fondamentale, le emozioni sono fondamentali per noi. E poi abbiamo ancora un'altra parola chiave che è immersione. L'immersione è legata all'avventura, ovviamente, e ci porta a farci dimenticare del tempo reale. Ragazzi, diciamoci la verità, ognuno di noi ha i suoi problemi, i suoi momenti in cui oh mio Dio, non so come risolvere questo, ma quando siamo qua insieme nelle dirette non ha senso preoccuparsi troppo, immergiamoci in questa atmosfera, in questa storia, in questa avventura, viviamola insieme e almeno per 2 ore, soltanto per 2 ore al giorno, cerchiamo di dimenticarci dei grossi fastidi che il mondo reale ci causa a tutti. E quindi insomma entriamo in questa ambientazione, esploriamo i suoni, la grafica e di tutto quello che c'è e lasciamo che i videogiochi parlino da loro. Potrebbero essere giochi
recenti, potrebbero anche giochi non troppo recenti, comunque cosa, l'immersione è fondamentale, è un concetto a cui il palinsesto del mio canale ne fa parte. E quindi insomma preparatevi perché ci sarà tanta immersione. E ancora una parola chiave, questa la trovate ovunque sul mio canale: retro gaming. Retro gaming è il ponte tra il passato e il presente. Lo sapete benissimo che oggi che viviamo di remaster e di remake, ovviamente il retro gaming è fondamentale per darci quella esperienza piacevole di ritornare nel passato, un tuffo nella memoria, nei ricordi nostalgici, ma anche per far conoscere certi giochi del passato alla community. Non è che retro gaming sia solo per chi li ha già vissuti, ma anche per chi vuole scoprirli. E vedrete tanti esempi, E quindi insomma, questo 2026 il retro gaming rimane una parte importante del nostro viaggio insieme, perché alla fine, voglio dire, i giochi sono vecchi, ma il modo di affrontarli è nuovo, quindi insomma possiamo farlo insieme. E ora possiamo finalmente goderci i trailer del programma in corso. Bene, durante il programma settimanale al ritorno a gennaio partiremo a lunedì e a giovedì con Mass Effect 3. Cioè in corso da un po', state vedendo il mio gameplay, e quindi l'inverno parte con un viaggio che ci porta nel cuore della galassia. Mass Effect 3 è il punto in cui tutto converge, le alleanze, le scelte, i rapporti costruiti nel tempo. Ogni episodio è un passo verso qualcosa di enorme, un percorso carico di tensione, responsabilità e momenti che rimangono impressi. Un'avventura epica, intensa, che unisce azione e narrativa come pochi giochi sanno fare. Tanta roba Mass Effect, l'avete visto? Avete visto tante volte quanto io adoro giocare a quel gioco, è assolutamente merita tantissimo. E questo era soltanto il gioco del lunedì e del giovedì, perciò vi raccomando, siamo già a metà storia, non perdetevi il finale, non perdetevi il gran finale, che sarà deciso dalle nostre scelte. Al martedì continua Final Fantasy XIV Stormblood, come l'ho pronunciato. Stormblood è un viaggio che stiamo portando avanti da mesi e che continua a crescere in scala, atmosfera, intensità e a volte anche qualche momento di dare i numeri al goal saucer e cercare la fortuna. È il grande piacere di quel gioco, di riuscire a coinvolgere la community dando i numeri tutti insieme. Solo chi gioca capisce cosa si intende. Siamo nel pieno di una storia che parla di liberazione, popoli che cercano di rialzarsi, terre nuove dell'Oriente che si aprono davanti a noi con culture, colori e musiche completamente diverse. E ogni martedì ci attende un nuovo capitolo di questo racconto che è lento, siamo oltre 80 episodi, ma sa regalare momenti epici, personaggi memorabili e zone che rimangono impresse. È un viaggio che non si corre, si vive, si respira, si scopre e ci rivela momenti epici. Stormblood ci permette di continuare ad esplorare senza mai terminare. Sì, e siamo solo alla seconda espansione di Final Fantasy XIV, solo la seconda. Al mercoledì continua il nostro mitico The Last of Us parte 2. Abbiamo finito la parte 1, abbiamo finito metà della parte 2, non voglio fare spoiler qua, ma guardatevi queste scene che vi fanno capire momenti epici. Ovviamente ho evitato spoiler, non volevo evitare spoiler. E quindi insomma la serie più intensa del blocco entra nella sua fase centrale o finale. Siamo a metà del viaggio e ora si apre una nuova prospettiva, un nuovo punto di vista, un nuovo inizio, un day one che cambia il modo di guardare tutto ciò che è successo finora. Questo è veramente il gioco degli specchi, lo capirete vedendo cosa succede. The Last of Us parte 2, l'esperienza emotiva, durissima, cruda, personale. Ogni episodio pesa, ogni scena lascia il segno, veramente. Ogni passo racconta qualcosa di profondo. Perciò il mercoledì è il giorno dell'impatto emotivo, almeno per ora, della riflessione, della tensione narrativa. Un percorso che non si limita a essere giocato, lo si vive dentro. Ed è veramente così. Abbiamo una new entry al venerdì. L'avete visto prima all'inizio del video, Tomb Raider Anniversary. Si ritorna all'origine dell'avventura. Tomb Raider Anniversary è il remake del primo Tomb Raider, fatto ai tempi dell'Xbox 360 / PlayStation 3, ed è un viaggio tra templi dimenticati, enigmi antichi, enigmi alieni, no, scusatemi, quello no, e atmosfere che profumano di esplorazione pura. È la serie che porta equilibrio nel palinsesto,
la più leggera, la più classica, anche la più breve, più orientata alla scoperta e al mistero. Ogni episodio sarà un tuffo in un mondo pieno di rovine, statue gigantesche, trappole e segreti che aspettano solo di essere svelati, e per il nuovo game over di Lara che mi cade in un buco, poi succederà sicuramente, un appuntamento perfetto per chiudere la settimana, un'avventura che non invecchia mai, e visto che non invecchia mai, vi anticipo che sarà interessante prima del remake, che sarà Legacy of Atlantis, ma ci attendono dei mesi pieni di rivelazioni e io non voglio farvi aspettare ulteriormente. E dunque abbiamo Silent Hill 2 Remake. Abbiamo droppato il bombone, ragazzi, questo è un gioco, l'avevo detto, che arriverà finito The Last of Us parte 2. È un viaggio nelle ombre della mente, un'esperienza che non punta i salti sulla sedia, ma qualcosa di più profondo, l'inquietudine che cresce sempre di più, la solitudine che pesa, il silenzio che sembra parlare a noi. È un titolo che vive di atmosfera, di dettagli, di ambienti che respirano, e una nebbia che non nasconde solo mostri, ma domande, ricordi, sensazioni. E ogni passo ci porta a momenti di tensione, frammenti di mondi perduti e Pyramid, non dico altro, Pyramid, un'esperienza psicologica emotiva, disturbante. Io ho vissuto l'originale, non so il remake quanto abbia cambiato, mi ha detto poco o niente, quindi va bene così, ed è un viaggio che non dimenticheremo, ma siamo pronti a affrontare insieme. Io da solo non ci voglio giocare un gioco traumatizzante come quello, insieme sì. Ci saranno gli FPS, abbiamo detto tanta azione, e ci saranno i Call of Duty. Partiamo con Call of Duty Vanguard porta la guerra sui vari fronti della seconda guerra mondiale, prospettive diverse, e quindi insomma sarà la possibilità di vedere varie storie che si intrecciano in qualche maniera nel puzzle globale. È un capitolo che punterà molto sulla varietà, e quindi non lo so ancora cosa aspettarci, visto che è nuovo per me, però vedendo il trailer mi sembra molto spettacolare, pieno d'azione, e quindi insomma ci mancava quella parte di adrenalina che solo gli FPS possono regalarci, quei momenti magici del colpire o essere colpiti, dai tempi di altri giochi che non mi capita più un'emozione del genere. E quindi insomma Vanguard sarà una bella aggiunta, e sono curioso di vedere se ci saranno riferimenti con altri giochi della serie. Ed è un po' che non porto un Call of Duty, ma in realtà è una serie che onestamente mi è sempre piaciuta. Io mischio giochi di ruolo e giochi FPS senza problemi, non ho mai fatto preferenze. Andiamo con Call of Duty Black Ops 3, questo arriverà dopo Vanguard. Black Ops 3 è un tuffo nel futuro, perché dovrebbe essere futuristico. Guardando questo trailer sembra di capire che nel futuro, e quindi insomma ci sarà la tecnologia, ci sarà l'evoluzione dell'umanità, sarà tanta azione, come già detto, tanta azione, e da quanto ho capito è un gioco che punterà molto sulla psicologia, un mondo dove nulla è come sembra, quindi sono già attratto dall'esplorare e scoprire sempre di più. E quindi insomma è vero che questi sono giochi militari, ma anche il fatto che possono essere psicologici è un punto a favore dell'atmosfera, qualcosa che non voglio assolutamente perdermi. E ovviamente ci divertiremo, non mancherà sicuramente. E poi sempre grazie al mitico Baba, il mio assistente di battaglie in Call of Duty, specialmente è come un generale lui, la sua abilità, giocherò a Modern Warfare 1 e 2. Modern Warfare però, ci tengo a dire, sono quelli moderni. Ho già portato e trovato sul mio canale Call of Duty 4, Modern Warfare e Modern Warfare 2. Questi qui sono quelli moderni, ma noi non facciamo multiplayer, noi andiamo a giocare delle belle avventure, e c'è il Capitano Price, ragazzi, io sono curioso di rivedere un personaggio leggendario come lui. Poi comunque è un remake di quella storia, quindi non vedo l'ora ragazzi, perché veramente è stato uno dei primi Call of Duty, quello originale, Modern Warfare, ma questo qua secondo me il livello spettacolare e grafico sarà impressionante, non ho dubbi su questo, non ho dubbi che ci sarà veramente da divertirci. Ma non finisce qua, certo questi saranno i primi giochi del blocco, ma cosa c'è ancora? C'è una seconda parte? C'è ancora una seconda parte, perché in 6 mesi
e ci sarà un altro FPS. Questo è molto particolare, una serie che ho portato, che avete visto, sia amarla che criticarla a volte, e parliamo di Battlefield 4. Battlefield 4 è un tassello che mi manca ancora da giocare ed è considerato un caos moderno, un gioco che mette il giocatore in mezzo a una guerra devastante e quindi esplosioni mai viste, di tutto, crolli, colpi di scena, e ovviamente sarà interessante vedere questa campagna che dovrebbe essere molto frenetica, e quindi voglio vedere come viene gestita questa frenesia e non vedo l'ora di giocarlo, e quindi insomma, tanto attesa da parte mia per un capitolo che ancora mi manca da giocare. È vero, forse voi state giocando tutti al 6, ma io mi recupero e mi godo il 4 che non ho ancora giocato. Final Fantasy XVI. Sapete, li ho giocati tutti nella serie, tranne l'11 che era un MMO in un periodo dove non avevo la connessione internet, ma il 16, che è l'ultimo capitolo principale, è una nuova visione del fantasy. Non aspettatevi i cliché da gioco di ruolo, che poi in Final Fantasy tecnicamente non esistono, perché Final Fantasy a ogni capitolo innova e cambia tutto. Non pensate con l'immagine classica del gioco di ruolo. E quindi insomma Final Fantasy XVI ci porta in un mondo pieno di conflitti politici, poteri ancestrali ed emozioni intense. Dovrebbe essere un gioco molto emotivo e io non ho ancora mai giocato, quindi non so cosa mi attende di preciso. Avevo solo fatto il prologo e ho detto cavolo, ma sto Final Fantasy non sembra neanche un Final Fantasy, è un Devil May Cry, il gameplay è quello di Devil May Cry praticamente. E quindi insomma sarà epico, sarà gigantesco, ho visto nemici immensi, sarà qualcosa di enorme veramente, e soprattutto è l'unico Final Fantasy che è considerato rating maturo, perché così si dice, poi magari non è vero, ma dicono che è un misto fra un Final Fantasy e Game of Thrones, perché c'è tanta politica, ci sono tanti complotti, colpi di scena, ci sono sempre state la politica, c'è sempre stata la politica in Final Fantasy, ma questa deve essere proprio un dark fantasy. Dark fantasy, ragazzi, è sempre interessante. Final Fantasy VII Remake, l'avete votato voi. Avete Jack, portalo, ritornaci. Final Fantasy VII Remake, ovviamente la rinascita del più grande mito della PlayStation 1 come gioco di ruolo. E Midgar ritorna in veste grafica ultra HD potentissima, una città immensa, piena di contrasti, dove ogni distretto racconta una storia diversa. È la storia di Claude, un mercenario che sembra apatico, disinteressato alla squadra, però in realtà ha una sua missione che coinvolge lui e i suoi compagni e presto porta a un gruppo coeso e interessante. La storia è qualcosa di incredibile, ma soprattutto anche le ambientazioni, grafica spaccamascella, è veramente incredibile. E le battaglie con questo action senza freni sono strategiche e spettacolari, perché c'è anche molta strategia, bisogna ragionare, bisogna essere attivi in tempo reale. Perciò preparatevi a vedere questa nostalgia che si fonde con la novità. Chi non l'ha già visto da me lo vedrà per la prima volta e io lo porto con molto piacere una seconda volta, anche perché vorrei rinfrescare la memoria giocando al 7 Remake, al 7 Rebirth, che poi uscirà il terzo capitolo. Io lo dico qua, poi sarà sbagliato, Reunion, per me si chiamerà Reunion il terzo gioco, ma magari mi sbaglio. E abbiamo anche una bella co-op, perché Jack non è Max da solo, sempre vedere qui controller in mano, sempre a fare tutto da solo, no. Jack non è Max giocherà in co-op con Resident Evil 6 insieme alla cara amica Xinkai, o Racing Girl, come la trovate su YouTube. E finalmente l'abbiamo promesso da un anno, abbiamo giocato insieme al 5, trovate il nostro gameplay pieno di risate. Ovviamente Xinkai sa che io sono bravissimo a rassicurarla e lo dico tranquilla, è tutto a posto, puoi andare avanti, non succede niente. Succede di tutto. Ovviamente anch'io cado nelle trappole, no, è a posto. E ci fu nel 5 una scena divertentissima dove lei con Jill suonava il pianoforte e io con Chris tiravo colpi contro il pianoforte per suonare la batteria.
la passione musicale. Sarà un capitolo molto controverso il 6, ma come rendere un gioco criticato dalla fanbase, che alcuni dicono no, il 6 non esiste, il 6 esiste, e mi vedrete giocarci insieme a lei, e soprattutto lo renderemo piacevole, perché la coop, la spontaneità di queste avventure sono qualcosa che non possiamo assolutamente perdere, e se ve la perdete, veramente, non perdetevela. E non so ancora in quale orario lo farò, probabilmente mi sposterò io, ma non è detto, lo vedremo quando ci organizziamo bene. Per il resto ci sono ancora delle sorprese. Ho detto sorprese? Sorprese significano Retro gaming, baby! Retro gaming, ragazzi, c'è una combo pazzesca, l'avevo promesso. Vi sentivate fregati dal fatto che l'avessi messa come una parola chiave e poi non ci sono i giochi retro gaming? Non va bene. Ovviamente non sarà solo nostalgia, sarà un modo per riscoprire dei giochi classici, belli, che hanno fatto la storia, alcuni anche in veste rimodernizzata leggermente, anche se comunque il cuore rimane quello retro gaming. Partiamo con come si pronuncia? Lo state vedendo il trailer, vero? Spyro the Dragon? Spyro the Dragon? Io l'ho sempre chiamato Spyro, a volte lo chiamo Spyro. Vabbè, comunque, era un 3D platform incredibile. Pensate che aveva alcune cose in più di Super Mario 64, che è stato il gioco che ha sfondato nel mondo del 3D, ha rivoluzionato tutto. Queste cose in più erano ad esempio i fondali, vedere così tanto bene il cielo stellato e tante cose. È un gioco che oggi forse ci sembra un normale platform, ai tempi fu incredibile, ci mostra la creatività dei platform anni 90, un design molto molto semplice ma intelligente, e ovviamente un ritmo più rilassante, possiamo ridere e scherzare insieme mentre si gioca, e le missioni a tempo che ci renderanno tesi. È un ponte generazionale e non so perché non hanno poi fatto un quarto capitolo dopo il terzo, ma è finito all'interno della mascotte di Skylanders. Vabbè, comunque sia, Spyro è Spyro, e quindi insomma, e chiamatelo pure Spyro se volete, come faccio io a volte. Ogni livello è un piccolo parco giochi, quindi insomma sarà piacevole. Andiamo su un classicone incredibile. Questo è da 2 anni o 3 che lo voglio portare, ma stavolta non si scappa più, e ce l'ho su Steam in una buona versione. Chrono Trigger viene dal Super Nintendo, ma vi dico solo una parola: Akira Toriyama, il creatore di Dragon Ball, ha disegnato i personaggi. Vedete questa grafica? Questa è l'opening del gioco ed è bellissima, e vi assicuro ne vale la pena. Poi ci sono i 2 geni a lavorare, Yuji Horii che ha fatto Dragon Quest e Hironobu Sakaguchi che ha fatto Final Fantasy, quei 2 geni insieme che uniscono le forze insieme a poi il grande compositore Nobuo Uematsu. Cioè ragazzi, Final Fantasy, ci saranno delle musiche che vi emozioneranno tantissimo. È un gioco di ruolo pazzesco, è innovativo, e avevi nemici sulla mappa, li andavi e li affrontavi, li combattevi, non avevi bisogno di schermate di caricamento, di combattimenti casuali. Pazzesco. E anche il modo della schermata quando si inizia a combattere è pazzesco. Vi dico nulla, sappiate solo che è un'esperienza indimenticabile, emozioni al retro gaming ci saranno tantissime, e viaggi nel tempo, ma è già uno spoiler delle prime ore. Va bene, concludiamo il retro gaming con Persona 4 Golden. Finalmente, io sono anni che devo giocare al Golden, e Persona 4, l'ho detto tante volte, è il gioco che ha cambiato il mio modo di vedere i videogiochi, mi ha rivoluzionato come giocatore, mi ha cambiato dentro, perché io ero abituato a giocare a giochi di ruolo, JRPG, ma nulla avevo mai giocato come Persona 4 Golden. Come Persona 4 da Golden non ho ancora giocato, e quindi è una rivoluzione. Il calendario scolastico, il mistero, le amicizie, le crescite personali, è un'atmosfera incredibile, è un thriller, c'è una persona malvagia che fa del male alle persone, bisogna capire cosa può esserci dietro questo grande mistero, cosa c'è. Lo scopriamo insieme, ma c'è la scuola, ci sono i lavori, è part-time, ci sono le amicizie da portare avanti. Ragazzi, c'è scuola e avventure sovrannaturale. Io ho sempre pensato
mi ricordava Bleach, ai tempi dicevo, mi ricorda Bleach, infatti più o meno è simile, solo che la differenza è anche qua è che là non è un suprannaturale molto vicino alla realtà. Mi piacerà perché è ambientato in un setting reale, ovviamente non una città, ma una città di provincia giapponese, Inaba, che non esiste realmente, però è interessante. E quindi insomma ci saranno momenti leggeri e momenti intensi, è considerato un grandissimo titolo, e il Golden espande con un mese in più che per me sarà nuovo, quindi mi vedete reactare a qualcosa che non l'ho mai visto. Ho visto l'anime, quindi probabilmente sono già spoilerato, ve lo dico, però. E poi quindi insomma questa combo, ragazzi, abbiamo Spyro, leggerezza, tanto colore, tanta fantasia, Chrono Trigger ci porta emozione narrativa, musiche indimenticabili, e Persona 4 ha tutto. Persona 4 Golden dovrebbe essere tipo opera magna, ma c'è ancora qualcosa, e ora, prima di chiudere questo palinsesto, ho ancora una sorpresa per voi. Non è solo un gioco, è un mondo nuovo, un modo nuovo di rivoluzionare i giochi, e quindi siamo al main event, il nostro viaggio. Siete pronti a questo trailer? It's a story about a world very different from ours. 'Tis a world where all people are equal and no conflict exists, much like the world His Highness once dreamt of. To put it another way, this is a fantasy. The fool of a king is dead! Without an heir to wear the crown, what will become of the royal magic? The fortress at the border was raised by a human mere days ago. You can only blame your king's weakness. Who deserves his crown? A man of proven strength! The people of my land desire a new king, and I shall provide. Welcome one and all to the inauguration of the tournament for the throne! Small wonder when any among the populace might be king. Their speeches of tribal harmony mean nothing when every day they cheat and abuse us! It tells of a world united as one tribe. If only our lives were anything like the world in your novel. Our lives are decided at birth by tribal purity, or by the differences that make us who we are. There was a plot in his life. One I wish I'd written out sooner. You're no ray of hope! You gave up on your hopes, but I will not. Now let's see what manner of story you'll weave. Let's do it. You'll be a hero. Trust me. Sì, avete visto bene. Il grande evento principale, il colpo di scena dei primi mesi del 2026 sarà Metaphor Refantasio, un titolo che porta con sé una visione nuova del fantasy, un mondo costruito con una cura artistica incredibile, un'estetica che unisce simbolismo, identità, politica, sogno e destino, un gioco che ci porta quasi a teatro. Io non vedo l'ora di provarlo, veramente. È un gameplay molto simile a quello di Persona 5, ma rinnovato, quei job, quelle classi. Sarà incredibile. Ho portato già la demo, so cosa mi aspetta. È un viaggio fantasy devastante e non vedo l'ora di giocarlo insieme a voi. Ho aspettato giocarlo, ho detto voglio giocarlo quando sarò in compagnia con voi, con la mia community a cui voglio tanto bene. Perciò preparatevi, sarà incredibile. E ho ancora un'ultima sorpresa, basta giochi, vi lascio con una nuova sigla che ho composto perché sono tornato a fare il produttore musicale. Abbiamo una nuova sigla e questa sigla la sentirete soprattutto nei video, non tanto nelle live, ma nei video, dove veramente ci sarà piacere di sentire questo bel brano. Vi lascio la versione integrale a una tour praticamente di questa bella canzone. Ciclone Max, nuova sigla 2026. E vi ringrazio, ci vediamo prossimo anno, non so quando state vedendo il video voi, comunque è quasi ora di riprendere. Ciao, grazie ancora, sigla!
partita infinita e spedita, con gli amici la sfida infinita.